Ciao a tutti, io sono Anita Pagliaratela e dalla Norvegia, insieme all'Italian Food Embassy, oggi vi presento la pastiera napoletana, che è la regina dei dessert napoletani, tipica in particolare del periodo pasquale. La pastiera è un dolce tipico pasquale, come abbiamo detto, e infatti gli stessi suoi ingredienti sono simbolo di quello che per noi la Pasqua significa. La Pasqua è anche la primavera insieme, essenzialmente. E difatti la presenza del grano, che da sempre è stato il simbolo di vita, la presenza delle uova, simbolo di nascita, e questo profumo bucolico dato dall'acqua dei millefiori rappresenta esattamente la primavera con tutti i suoi profumi e tutti i suoi colori. La pastiera napoletana è un dolce talmente diffuso a Napoli nel periodo pasquale che viene preparato in tutte le famiglie e ogni famiglia segue le sue personali tradizioni. C'è chi la fa con il grano ancora in chicchi, chi l'ha fatto il giorno passato, chi ci mette i canniti, chi no, chi addirittura non usa le uova alla terra pasticcera. In questo caso io vi presento la mia ricetta, che è la ricetta di famiglia della mia mamma. Ora andiamo a vedere gli ingredienti per la realizzazione della pastiera. 220 g di burro, 500 g di farina, 7 uova medie, 650 g di zucchero, 400 g di ricotta vaccina, 500 g di grano precotto, mezzo litro di latte, un pizzico di sale, 100 g di agrumi canditi, essenza di acqua di millefiori, vaniglia e cannella. Iniziamo con la preparazione della pettola, ossia l'impasto esterno. Uniamo 200 g di burro e 200 g di zucchero. Mischiamo fino all'ottenimento di un composto omogeneo. Aggiungiamo poi gradualmente 2 uova sbattute e successivamente, pian piano, sempre gradualmente, 500 g di farina. Mischiamo facendo amalgamare bene gli ingredienti, ma non dobbiamo in ogni caso impastare troppo a lungo. Conserviamo poi in frigo ben coperto, per esempio con una pellicola. Con l'aiuto di una forchetta mischiamo 400 g di ricotta e 450 g di zucchero fino a ottenere una crema omogenea. Copriamo e conserviamo in frigo. Passiamo alla preparazione del grano. Versiamo in una pentola su fuoco medio mezzo litro di latte, aggiungiamo 20 g di burro, un pizzico di sale e 500 g di grano precotto. Mischiamo tutto e lasciamo cuocere girando di tanto in tanto fino all'ottenimento di un composto compatto. Copriamo e conserviamo in frigo. Il giorno seguente uniamo il composto di grano alla crema di ricotta. Aggiungiamo 5 uova sbattute, gli agrumi canditi tagliati a cubetti e in quantità a piacimento aggiungiamo l'essenza di acqua di millefiori, la vaniglia e la cannella. Dopodiché amalgamiamo bene. Impurriamo la teglia e infariniamola. Per queste dosi vi occorrerà una teglia di circa 30 cm di diametro. Con l'aiuto di un matterello stendiamo la pettola, adagiamola nella teglia facendola aderire ai bordi. Bucherelliamola e versiamo la farcitura fin quasi all'orlo. Prepariamo le strisce di copertura, tagliamo l'impasto superfluo che fuoriesce dalla teglia e sistemiamo le strisce.
Le strisce sulla pastiera napoletana sono 7 perché riproducono esattamente la pianta nel centro storico di Napoli, centro storico dichiarato patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Le strisce sono 7 perché rappresentano appunto i 3 bicolori dei spati principali del centro storico di Napoli che si intersecano con i finiti cardini, con la tastiera rappresentate simbolicamente da 4 cardini. Quindi dovrete mettere 7 strisce, 3 parallele e 4 perpendicolari. Mettiamo la pastiera nella parte bassa del forno già preriscaldato a 180 gradi e lasciamo cuocere per circa un'ora, e cioè fino a quando la pastiera assumerà un bel colore ambrato e una consistenza soda. Per verificare la consistenza scuotiamo delicatamente la teglia. Se la pastiera non ondeggerà sarà cotta e potrà essere tolta dal forno. Aspettiamo poi che la pastiera si raffreddi completamente prima di toglierla dalla teglia. Ed ecco pronta la pastiera napoletana, la mia versione. Questa va mangiata nella sua semplicità, così, essenzialmente com'è, al più con un leggero strato di zucchero nero come in questo caso. Vi consiglio di non mangiarla lo stesso giorno in cui l'avete cotta, ma di mangiarla dal giorno seguente in avanti. Può essere conservata anche fino a 10 giorni se tenuta in frigorifero, però la cosa importante è mangiarla a temperatura ambiente. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta e io non vedo l'ora di vedere la vostra realizzazione nella mia pastiera. Quindi aspetto di leggere nei commenti di questo video le vostre esperienze. Se desiderate immergervi nella cultura gastronomica napoletana, il mio libro El Matreise genom Napoli, Partenope incanta la Norvegia è ciò che fa per voi. Potrete scoprire le ricette più rappresentative dall'aperitivo al dolce, scritte in italiano e in norvegese, con tanto di racconti e curiosità sulla città di Napoli. Il link per l'acquisto è nella descrizione del video.